Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo i tarocchi Charms o Tarot Charms, ovvero un sistema divinatorio che combina i tarocchi con le tecniche dei Charms. I charms, non so se li conoscete, sono dei piccoli monili o amuleti, che sono appunto chiamati charms in inglese, che vengono gettati su un tavolo, su un piano di lavoro e interpretati in base a quelli che escono e la loro posizione rispetto a dei punti di riferimento e agli altri amuleti. Qui in questo caso, quando si parla di tarocchi charms, si combinano i tarocchi con questo sistema e lo trovo molto interessante perché sicuramente interpretare le carte dei tarocchi in base a come si trovano sul tavolo in maniera spontanea aumenta sicuramente la nostra capacità intuitiva. Io ho questi, li ho messi in una scatolina, sono molto piccoli, vedete, sono le carte dei tarocchi, magari tipo 2 centimetri per uno, che appunto sono state ritagliate, plastificate e possono essere utilizzate appunto come charms. Come si crea un set di tarocchi charms di questo tipo? Basta avere le foto, un PDF con i disegni ad alta definizione del mazzo di tarocchi che preferite in un formato solitamente A4 va benissimo, dopodiché lo stampate a colori, ritagliate le singole carte e poi li plastificate, potete andare a qualsiasi copisteria. Trovate questi PDF con questi disegni un po' da tutte le parti in internet, per esempio in Etsy, credo che possiate trovarli. E una volta plastificati sono abbastanza protetti. Il dietro io l'ho lasciato bianco, però in teoria potreste combinare il foglio con i disegni dei tarocchi su un foglio con dei disegni che volete voi e così avreste anche il dietro plastificando le carte da entrambi i lati con questi due fogli in mezzo. È una vostra scelta, a me va benissimo anche bianco perché tanto non si vede il dietro. Come si usano? Bisogna avere un contenitore, io per esempio uso un cappello e si mettono dentro e si possono mischiare con la mano dentro il cappello. Potete gettarli sul tavolo secondo gli schemi che preferite voi. Se usate già i charms normalmente sapete più o meno come utilizzarli, quindi basta semplicemente copiare il sistema. Altrimenti io qui posso suggerire di utilizzare per esempio dei punti di riferimento come delle pietre per segnare le carte che vanno sul passato, sul presente e sul futuro per esempio. Oppure potete riguardo a una questione specifica segnalare i pro, i contro e il consiglio per esempio. È veramente veramente dipende proprio da voi. È un sistema estremamente libero e per questo motivo mi affascina molto perché proprio permette di seguire la propria intuizione. Dunque, per esempio, facendo un esempio della signorina Flaminia, noi vogliamo semplicemente avere un messaggio dai suoi spiriti guida su cosa è rilevante per lei. Mischiamo le carte
dentro il contenitore, in questo caso il mio cappello, senza guardare, e ne prendiamo alcune. Cercate di non prenderne tante perché è facilmente possibile che la mano ne raccolga addirittura 10 tutte insieme, quindi prendete un po' e li mettete così sul tavolo. Vedete che alcune sono a rovescio e alcune sono coperte e alcune sono scoperte. Qui sta a voi, io le rigiro tutte, però potete anche leggere semplicemente quelle scoperte o potete considerare quelle coperte come se fossero al rovescio in una lettura normale, quindi con un significato, diciamo, di mancanza del significato della carta, eccetera. Comunque nel modo che faccio io le rigiro mantenendo l'ordine. Per esempio in questo caso la giustizia stava sopra l'appeso e qui mantengo l'ordine. Perché è importante mantenere l'ordine? Perché permette di avere una visione globale delle carte sul tavolo e ricevere dei messaggi intuitivi non solo in base ai significati delle carte uscite, ma anche alla loro posizione. Può esserci un significato diverso se una carta è sopra l'altra, oppure in alto piuttosto che in basso, eccetera. Per esempio, in questo caso abbiamo l'appeso che è sotto la carta della giustizia e accanto il 10 di bastoni, e sopra queste due carte c'è il re di bastoni. Sopra il 10 di bastoni abbiamo il 4 di spade e un po' isolato c'è il 2, sempre sopra il 2 di spade. Beh, dunque, vediamo che in questo caso il messaggio degli spiriti guida della signorina Flaminia, ovviamente è un esempio di scuola, mi dà l'idea che la signorina Flaminia abbia lavorato molto in questo periodo perché c'è il 10 di bastoni, ha avuto molte attività che l'hanno stancata sia fisicamente che mentalmente. In questo momento però si sente come l'appeso, ovvero incapace di muoversi, di andare oltre. C'è come se questo mancanza di cioè questo vincolo che lei sente, il fatto che sia appunto come l'appeso, no? Legata, incapace di muoversi, dovrebbe dipendere da questo re di bastoni, come se fosse probabilmente una persona sopra di lei che influenza molto la sua attività lavorativa. Potrebbe essere per esempio il suo superiore che deve prendere una decisione riguardo il suo operato. Probabilmente ho l'impressione che lei voglia chiedere una ripartizione più equa delle competenze, delle responsabilità al suo superiore, e abbia estremamente bisogno di una diminuzione delle proprie attività col 4 di spade, di una vacanza, insomma di un break al lavoro. Però sia l'appeso che la giustizia che il 2 di spade indicano proprio questa incapacità di chiedere a chi è competente appunto un freno, una diminuzione delle proprie attività. E vedo che appunto è come dire, non guarda, non dà abbastanza importanza alla propria fatica, non dà abbastanza importanza al sentimento negativo che questa fatica mentale e fisica dà alla signorina Flaminia. Quindi gli spiriti guida della signorina Flaminia stanno dicendo di farsi avanti, di chiedere giustizia al proprio superiore, perché ha assolutamente necessità di ripartire in maniera migliore le proprie attività. Se continua ad ignorare appunto le proprie esigenze, va a finire che va in burnout, cioè che scoppia fondamentalmente.
Questo per esempio è un esempio, quindi vedete che non c'è tanto in questo caso una posizione, le posizioni vengono decise dalla sincronicità, questa è un po' più staccata per darle importanza, per magari dare come una specie di conseguenza a tutto questo gruppetto di carte qui accanto. Se invece volete appunto dividere in posizioni, per esempio facciamo che la signorina Flaminia voglia sapere come funziona la sua attività lavorativa e vogliamo vedere il passato, presente o futuro, per esempio, mischiamo, prendiamo poche carte per il passato, poche carte per il presente e poche carte per il futuro. Allora, vediamo innanzitutto che al presente alcune carte sono molto vicine diciamo, al futuro, no? Voi praticamente immaginate come tre colonne più o meno distanti tra di loro, che appunto potete segnalare con tre pietre diverse per ricordarvi più o meno la posizione e leggere le carte. Quindi queste, per esempio, il fatto che siano rivolte al futuro può indicare che è un presente, che è un futuro prossimo o che comunque è molto legato a quello che arriverà dopo. Comunque, per quanto riguarda il passato, abbiamo l'otto di bastoni sotto la carta degli amanti e separato abbiamo la regina di bastoni. Questo vuol dire che ci sono state delle novità nel passato che hanno portato a delle scelte importanti per la signorina Lavinia, rappresentata dalla regina di bastoni. Quindi è comunque una persona molto volitiva, molto energica, molto anche dedita al proprio lavoro. Nel presente vediamo che il paggio di denari indica un nuovo progetto che sta arrivando, cioè che è appena iniziato. Abbiamo poi qui questo gruppetto di carte che è il 5 di spade, il re di bastoni come prima e il re di spade, e vediamo che questo nuovo progetto può creare dei conflitti o delle discussioni con questi personaggi, che può essere sia la stessa persona, probabilmente, anzi molto probabilmente la stessa persona, una persona al lavoro che ha sia le qualità del re di bastoni che del re di spade. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una persona anche un imprenditore o comunque una persona che tiene i propri rischi, ma anche una persona un po' rigida nelle proprie idee e con cui avrà presto, diciamo, non tanto nel presente quanto un pochino verso il futuro, presto una discussione. Nel futuro abbiamo il 7 di spade, la torre e il 10 di bastoni di nuovo. Ci sarà una rottura nel futuro della signorina Lavinia al lavoro, o meglio, senza essere tragici, però appunto ci sono delle cose segnalate dal 7 di spade, un po' ci saranno nel futuro delle cose poco trasparenti, dei comportamenti poco chiari che porteranno probabilmente a un litigio con questa persona segnalata dai due re che però allo stesso tempo permetterà appunto di porre fine a una serie di attività che in realtà stavano annientando l'energia della signorina Flaminia con il 10 di bastoni. Questa è un po' la conseguenza. Vedete come funziona. Ovviamente potete prendere più carte, però vi consiglio insomma rimanere sempre sulle 4-5 per sezione, perché altrimenti siete, come dire, troppe carte creano anche un po' dei messaggi un po' confusi, soprattutto perché tendono a stare una sopra l'altra, quindi e così funziona. È molto interessante secondo me come metodologia. Io ho fatto anche le sibille, sono un po' più grandi, che potete mischiare con i tarocchi.
E così, insomma, fatemi sapere nei commenti se volete provare questo tipo di metodologia e come vi trovate a leggere le carte a gruppi. Io sinceramente lo consiglio se conoscete bene i tarocchi o le sibille o insomma le carte che volete stampare e plastificare come charms, perché le immagini ovviamente sono piccoline e quindi non potete proprio immergervi nel disegno, però se già li conoscete è interessante il fatto che potete leggerli a gruppettini nati, sorti in maniera spontanea, questo diciamo la bellezza del sistema. Bene, fatemi sapere nei commenti, se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!